Quindi abbiamo parlato di flusso di lavoro, abbiamo parlato di criteri, abbiamo parlato di come questi criteri possono essere trasformati in strumenti di valutazione e autovalutazione e, diciamo, l'ultimo passaggio è l'e-portfolio, che è una cosa che a noi è interessato molto, su cui abbiamo spinto tanto, rispetto al quale abbiamo insomma proposto diverse, abbiamo realizzato diversi interventi, no? Su questo ci siamo tanto dedicati e è un'esperienza secondo me molto interessante per i ragazzi da proporre e con le soluzioni web è possibile proprio rendere concreto il famoso concetto di triangolazione, accedendo a remoto all'e-portfolio dei ragazzi, io posso seguire diciamo, il percorso di apprendimento, così i ragazzi pensano dell'esperienza che stanno facendo in azienda. Però per funzionare l'e-portfolio deve avere una struttura, deve avere delle regole di composizione. Considerate che questa struttura è una struttura che mi rivolgo diciamo agli specialisti dell'ufficio, ehm, si sta configurando come il modello di riferimento a livello nazionale, sia per gli adulti, sia per i ragazzi nel, diciamo, neonato e avviato sistema di orientamento c'è una parte dedicata all'e-portfolio che segue questa struttura di base, di consegne di base, però queste consegne di base, ad esempio, sono utilizzate nell'anno di prova con i neoassunti dall'Istituto Nazionale di Documentazione e Ricerca Educativa, l'INDIRE con sede a Firenze. Quindi quando io devo realizzare un e-portfolio che lo realizzi a mano, carta e penna, con Mobirise, con Google Sites o con Adobe, devo, come dire, organizzare quell'ambiente di elaborazione dell'esperienza del percorso duale su 3 consegne. Primo, devo chiedere ai ragazzi di presentare un'esperienza concreta che hanno fatto in azienda e quindi presentare la data, la durata, la descrizione e allegare delle foto e dei video. Successivamente, attraverso un sistema di domande, stimolare una riflessione guidata, quali competenze hai acquisito in questa esperienza prodotto-servizio, quali di queste competenze devi aver rafforzato di più e perché, altro che può essere concordato tra l'istituto formativo e l'azienda. Di solito non superare le 3 domande guida, 2 domande sono già sufficienti, cioè questo esercizio non deve essere una cosa in più vissuta come oddio lo devo fare, ma deve essere una cosa con dentro all'esperienza stessa. E poi, diciamo, una terza consegna, una terza richiesta è quella di autovalutarsi riproponendo uno specchietto di competenze e una scala di valutazione. Qui abbiamo fatto un esempio invece nel settore vinicolo, della viticoltura, e quindi diciamo abbiamo rispetto al tema generale della potatura individuato queste 5 competenze: dicere la quantità di uva in base alla varietà, lasciare un carico di gemme corretto in base a varietà e impianto terreno, mantenere la piantagione, evitare malattie fungine a causa di tagli non corretti, mantenere la forma della pianta. Quindi siamo al termine di quella unità descrittiva che vi ho mostrato precedentemente, quindi siamo al termine di un'esperienza di potatura e quindi io faccio, come dire, il bilancio delle mie competenze all'interno dell'esperienza, lo riporto e mi autovaluto su questa scala qui. E quindi abbiamo proposto questa scala da 1 a 4 che più o meno è modellata sulla scala da 0 a 4 proposta nel dossier, ma reso anche con un linguaggio più di valutazione formativa. Non ho usato la competenza, mi sento all'inizio, ho ancora bisogno di imparare, mi sento sicuro in controllo, mi sento allo stesso livello di un esperto. Ecco, su questo diciamo noi dedichiamo tanta attenzione a proporre soluzioni di scale valutative che sono meno fredde possibili e più prossimale possibili a come i ragazzi si percepiscono durante lo sforzo di imparare un mestiere in contesto, di imparare una professione, un mestiere in contesto duale.
Francesco, su questo, diciamo, l'intervista che abbiamo fatto ad Enrico Perinelli sul concetto di sé ci ha aiutato molto a definire questo linguaggio, che è un linguaggio persona, non un linguaggio solo di burocrazia valutativa. Lo riconosci? Assolutamente sì, anche perché tutte queste cose che abbiamo visto fino adesso, come dici tu, non sono solo le cose che si fanno, ma anche ciò che la persona pensa di se stessi, di quanto capisce che è in grado di farle e a poco entrano dentro se stessi.